Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti al penultimo appuntamento della serie 12 Days of Christmas. Mi sembra impossibile, ma anche quest'anno siamo già arrivati al penultimo appuntamento della mia serie natalizia. Dove va sto tempo, chi lo sa, rallentasse un po', sarebbe anche simpatico. Comunque, ciò significa, tra le altre cose, che giunti a questo punto il Natale è veramente dietro l'angolo. Non possiamo far finta che non sia così e nel video di oggi ho pensato di venire incontro a quelli fra di voi che magari hanno ancora da impacchettare i regali dell'ultimo minuto e si trovano così sprovvisti di carta da pacchi senza rendersene conto. Aiuto! E ho pensato di proporvi ben 4, non una, non due, non tre, ma 4 alternative alla carta da pacchi che prevedono materiali che potreste avere tutti già un po' così a portata di mano. Iniziamo con la prima proposta, che è un grande classico, ovvero il sacchetto del pane. Il sacchetto del pane è un'ottima alternativa alla carta da pacchi che permette di creare pacchettini molto natalizi. Se volete sapere come, continuate a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno per utilizzare il sacchetto del pane come carta da pacchi. Un sacchetto del pane, delle forbici, dello scotch e del nastro colorato. Prendiamo il sacchetto del pane e apriamolo rimuovendo il fondo e tagliando lungo la piega in questo modo. Molto bene, adesso possiamo utilizzarlo per impacchettare il nostro regalo. Fast asleep down the chimney, broad and black, with your pack, your cream, all the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one, you'll be sure to know. Aggiungiamo un bel nastro. Il gioco è fatto. Ed ecco qui il pacco finito, semplice, veloce e ottima alternativa alla carta da pacchi. Come seconda proposta invece carta velina, quella che trovate spesso tipo con le scarpe o come imballo. In altre situazioni certi negozi la usano, io la tengo sempre perché anche questa è una favolosa alternativa alla classica carta da pacchi che permette peraltro di impacchettare anche regali dalle forme un po' inconsuete. Se volete saperne di più anche questa volta, dai, agevoliamo, questi sono i materiali che vi serviranno. Della carta velina, un nastro e una decorazione a vostra scelta. Questa volta il procedimento è ancora più semplice perché ci limiteremo ad impacchettare il regalo sfruttando l'effetto stropicciato della carta velina per dare volume. Per finire aggiungiamo un nastro e una decorazione a scelta. E il pacco è pronto, facile e veloce. Ed eccolo qua, il pacchettone
carino, un po' diverso dal solito, costo ridottissimo, come avete visto. Vabbè, io ho aggiunto una decorazione natalizia, ma chi non ha decorazioni natalizie sotto Natale? E quindi dai. Terza proposta, un altro classicone, carta di quotidiano, carta di giornale. Lo so, ormai molti di noi non comprano più il giornale, ma se ce ne avete qualcuno a portata di mano, quelli che usate anche per lavare le finestre, i vetri delle finestre, ecco, questo è un buon momento per rispolverarli e utilizzarli come carta da pacchi per i regali di Natale. Anche in questo caso, ecco come potete utilizzare carta di giornale e trasformarla in un delizioso, delicato, pregiatissimo regalo di Natale. Della carta di giornale, delle forbici, dello spago, del nastro adesivo e una decorazione a vostra scelta. La carta di giornale è un'ottima alternativa a quella da pacchi. Io ho utilizzato una pagina di un quotidiano giapponese giusto per aggiungere un tocco più originale, ma va bene qualsiasi quotidiano o rivista. L'unico consiglio che mi sento di darvi è di giocare con i colori della carta e le decorazioni che sceglierete in modo che si abbinino. I'll leave to you what to give a rest. Choose for me, dear Santa Claus, what you think is best. Io ho optato per una cosa semplice usando solo dello spago. Jolly old Saint Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper, E una decorazione a forma di stella. tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney broad and black, with your pack you'll creep. E voilà! Di nuovo, molto semplice. Tra l'altro in questo caso ho utilizzato lo spago, che è un altro materiale che normalmente abbiamo a portata di mano in casa, e poi per rendere il tutto un po' più frufru, un'altra decorazione natalizia, proprio come ho fatto nel pacchetto precedente. E giungiamo così all'ultima alternativa alla carta da pacchi, che forse è la più inconsueta, ovvero riciclare riutilizzando le borse in carta, le classiche borse queste che vi danno nei negozi. Questa è proprio la soluzione di chi non ne ha altre a disposizione, di chi non ha il sacchetto del pane, giornali quotidiani vari, carta velina. Questa è comunque un'alternativa simpatica. Se poi avete borse di carta natalizie, ancora meglio. Se volete sapere come trasformare una borsa in carta carta da pacchi per regali di Natale, continuate a guardare ed ecco la lista dei materiali necessari. Una borsa in carta, delle forbici, del nastro adesivo, dello spago oppure del nastro, delle decorazioni a vostra scelta e della colla a caldo. Iniziamo aprendo il sacchetto sul fondo. Dear old Saint Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm going to say. Christmas Eve is E tagliandolo lateralmente. now are you, dear old man? Whisper what you bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking. Ritagliamone poi una porzione della giusta grandezza ed impacchettiamo il nostro regalo. Down the chimney broad and black, with your pack you'll creep. All the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one, you'll be sure to know.
abbellire il pacco aggiungiamo del nastro oppure dello spago Ellie wants a storybook. e terminiamo con una bella decorazione che andremo ad inserire utilizzando la colla a caldo proprio come vedete. You what to give a rest. Choose for me, dear Santa Claus. What E voilà, il pacco è pronto. Ed ecco il pacchetto finito, semplice semplice, e siccome è proprio semplice semplice ho pensato di arricchirlo con una bella decorazione importante, ma come al solito potete inserire o un fiocco un po' più interessante invece dello spago, o qualsiasi altro tipo di decorazione voi abbiate a portata di mano, la palla glitterata dell'albero di Natale, il campanellino, quel che vi pare insomma. In ogni caso però avrete un bel pacchettino natalizio pronto anche in caso di mancanza di carta da pacchi. E quindi eccoli qua tutti i miei pacchettini in parata, come a Euro Disney, tutte alternative alla carta da pacchi. Bene, come sempre io spero che questo video vi sia stato utile o vi sarà utile anche in futuro. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, perché sì, la serie natalizia sta per finire, ma non dubitate che di video ne arriveranno anche dopo e continueranno ad arrivare anche l'anno prossimo, un po' così, con questo stile Vita Peron. Don't cry for me, Argentina. Bene. Che altro volevo dirvi? Un piccolo appunto a margine, che tutte queste tecniche le potete sfruttare anche in caso di regali di compleanno, eccetera eccetera, non è che vanno solo per Natale. Quindi se vi trovate all'ultimo con un regalo di compleanno da fare e volete A, riciclare qualcosa che avete già in casa ma non avete carta da pacchi, oppure B, semplicemente vi siete dimenticati e non avete la carta giusta, dai, è fortissimo. Bene, direi che per oggi non c'è altro. Vi ricordo ancora così en passant che sul mio blog trovate le altre immagini dei pacchetti finiti, la lista dei materiali necessari, così giusto come promemoria se non volete riguardarvi tutto il video, e trovate il link al mio post dedicato nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Bene, per oggi non c'è altro, un bacio gigante e noi ci vediamo nell'ultimo appuntamento della serie. Ciao!